Vi verrebbe mai in mente di ritoccare delle foto storiche, cioè foto presenti su tutti i libri di storia? Beh, qualcuno ci ha pensato, ma lo vediamo dopo la sigla. E sì, se vi state chiedendo cosa c'entra il ritocco di foto storiche con l'appuntamento di oggi dedicato alle recensioni, la risposta è tutta qui. In questo libro, The Color of Time, scritto da Dan Jones e Marina Amaral. Infatti oggi recensirò questo libro che ho già letto, sfogliato da diverso tempo, il quale tratta appunto la rivisitazione di foto storiche in bianco e nero colorate da Marina Amaral. Prima di parlare nel dettaglio però di questo libro volevo introdurvi questi due autori. Dan Jones è uno storico ed un giornalista che ha curato appunto la parte storica rispetto alle foto analizzate. Marina Amaral la potremmo definire un'artista, quasi una digital colorist. Questo forse potrebbe essere la definizione migliore. Infatti, proprio lei ha curato personalmente la colorazione di queste vecchie foto. Il fatto di andare a riprendere e ritoccare foto storiche può sembrare a molti di voi quasi una blasfemia. In realtà è stato fatto un lavoro veramente importante ed incredibile che inizialmente ha lasciato perplesso anche me, ma poi sfogliando questo libro e guardando queste foto ti rendi conto di come cambino proprio l'aspetto, ma soprattutto la comunicazione delle foto stesse verso chi guarda. Gli ambienti, le situazioni sembrano più reali, sembrano più vicine all'osservatore e quindi ho apprezzato moltissimo il lavoro che è stato fatto. In particolare questi autori hanno preso un periodo ben preciso che va dal 1850 fino al 1960, quindi potete pensare bene quanta storia c'è in mezzo, dalle due guerre mondiali alle rivoluzioni nei vari paesi, ma non solo. Sono state riviste foto storiche riguardanti, non so, avvenimenti importanti oppure foto di personaggi famosi. Quindi soprattutto per quanto riguarda le foto di guerra, le foto sulle rivoluzioni, l'ambiente che ne viene fuori una volta colorato è un ambiente ancora più crudo, ancora più vicino all'osservatore. L'osservatore viene quasi coinvolto maggiormente rispetto al guardare la stessa foto in bianco e nero, anche perché poi col colore vengono fuori dei dettagli che lì per lì magari in bianco e nero non venivano adeguatamente esaltati. Il lavoro di Marina Amaral può sembrare un lavoro quasi meccanico, quasi da nerd che si mette lì al computer a colorare queste vecchie foto. In realtà c'è stato dietro tutto un lavoro di documentazione, perché provate a immaginare, guardando delle foto in bianco e nero, è difficile immaginare il colore ad esempio di una divisa, il colore ad esempio delle ambientazioni dove sono state scattate queste foto. Quindi i due autori, ed in particolar modo Dan Jones, ha dato una grossa mano a identificare un po' l'ambientazione, ma anche tutti i dettagli che possono esserci dietro una foto. E quindi i due autori inoltre si sono anche recati personalmente sui luoghi, ma anche ad esempio nei musei dove sono esposte delle divise di guerra, e quindi il lavoro che è stato fatto è stato proprio certosino e molto dettagliato rispetto a quello che si potrebbe immaginare. Ogni immagine di questo libro poi è completata da un testo di carattere storico, il quale ne spiega un po' le circostanze in cui è stata scattata la foto specifica, l'ambientazione storica, il momento storico, e quindi questo di fatto diviene un libro oltre che fotografico anche storico. Quindi possiamo ripercorrere un po' la storia dell'uomo attraverso questo libro, non solo dal punto di vista delle immagini, ma anche dal punto di vista delle informazioni, delle nozioni presenti. Devo dire che questo libro mi ha lasciato particolarmente sorpreso, perché non mi aspettavo di rivedere
determinate immagini, determinate foto sotto un altro aspetto, ed è stato un aspetto sorprendente e anche positivo, perché in questo modo riusciamo a cogliere dettagli e emozioni che probabilmente sono diverse rispetto al guardare le stesse foto in bianco e nero. Tra l'altro sto aspettando il nuovo libro di Marina Amaral, che uscirà credo verso maggio, che si chiama A World Aflame, in cui l'artista riprende moltissime foto delle due guerre mondiali e con lo stesso procedimento le colora. Quindi per me, che sono un appassionato di storia ed in particolar modo del periodo storico moderno, recente, sarà sicuramente un libro che acquisterò ed è già in preordinazione, quindi vi lascio anche in descrizione il link per poter ordinare il libro in uscita, oltre al link di questo libro che è già disponibile per l'acquisto. Se pensate bene, però, non è la prima volta che viene colorata un'immagine. Infatti vecchi video, soprattutto delle due guerre mondiali, erano stati già colorati e restaurati in passato. Penso ad esempio alle serie Apocalypse, che a me sono piaciute tantissimo, in cui vecchi filmati risalenti alle due guerre mondiali erano stati già colorati e restaurati, e quindi anche lì è stata una bella sensazione, una bella emozione vedere determinate immagini colorate e non più in bianco e nero. Marina Amaral è stata poi protagonista di un progetto davvero monumentale e importante chiamato Faces of Auschwitz, sponsorizzato dalla Michael Frank Family Charitable Fund, grazie al quale è stato possibile colorare le immagini dei deportati di Auschwitz. E quindi è stata veramente emozionante, perché ne ho viste alcune di queste immagini. È stato emozionante, come dicevo, rivedere le facce di questi detenuti, di questi deportati ad Auschwitz sotto un altro aspetto. Infatti grazie al colore viene maggiormente esaltata l'umanità di queste persone, e quindi è stato un progetto molto importante che probabilmente è ancora in corso, vista la grandissima quantità di immagini purtroppo messe a disposizione dell'artista. In definitiva, The Color of Time è un libro che assolutamente vi consiglio, perché appunto vi dà la possibilità di rivedere la storia sotto un altro occhio, da un altro punto di vista. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui per la Street Level Review, il video appunto dedicato alle recensioni non solo appunto di prodotti fotografici, di macchine fotografiche, obiettivi, ma anche soprattutto di libri. Quindi io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti e grazie.